Ciao a tutti e bentornati al canale Recensioni. Oggi torniamo a parlare di EcoPower, brand con il quale ormai collaboro da diverso tempo. Ho avuto modo di testare già molti dei loro prodotti che hanno in catalogo, ovviamente ce ne sono sempre di nuovi in uscita, quindi man mano che esce qualcosa di nuovo, quando ho la possibilità, sono qui a presentarvi qualcuno dei loro prodotti. Come vi dicevo, li utilizzo già ormai da diverso tempo. Uno dei più utilizzati è sicuramente questa qui, la motosega, che qui ovviamente in baita torna sempre utile, e in base alla stagione poi cambiano le priorità, quindi per esempio autunno e inverno al secondo posto c'è il soffiatore, che è utilizzatissimo, che poi in estate viene sostituito dal decespugliatore multiutensile che insomma serve appunto per decespugliare, potare e tagliare anche rovi e piccola ramaglia che cresce qui attorno. Ma oggi siamo qui per parlare di questo qui che mi è appena stato mandato, il bidone aspiratutto, uno strumento che tornerà sicuramente utilissimo anche qui e che, come tutti gli altri elettroutensili EcoPower, è in grado di erogare una notevole potenza perché funziona con queste batterie a 56 volt. Questa è un po' la differenza rispetto a molti altri brand, il fatto che EcoPower lavori a 56 volt, quindi consentendoci di avere degli strumenti davvero estremamente potenti. I vantaggi di un elettroutensile a batteria ovviamente sono molteplici, ma soprattutto in un contesto di questo genere come il mio, raggiungibile solo a piedi e alimentato con impianto fotovoltaico, si risparmia tantissimo carburante, quindi non serve portare qui taniche, quindi tanti viaggi in meno con taniche alla mano e anche e soprattutto zero costi. Certo, il costo iniziale è un po' più elevato magari, ma poi si va a ammortizzare perché alla fine, se fate il conto, di una tanica di 5 litri di miscela ormai vi viene a costare praticamente poco meno di 10 euro. Capite che con una tanica poi non ci si fa poi così tanto, quindi il risparmio sicuramente c'è nel tempo. Detto questo, andiamo a vedere questo bidone aspiratutto che ho già avuto modo di testare, di provare, quindi insomma vi posso dire già un po' più in dettaglio come si comporta, ma andiamo a vedere prima di tutto come è fatto e che cosa offre, perché è studiato molto bene in ogni suo singolo dettaglio. Osserviamo come è progettato questo bidone aspiratutto osservandolo dall'esterno, perché è progettato in modo molto intelligente, avendo tutti gli accessori inseriti all'interno del suo corpo. Qui possiamo vedere, qui sotto sembrano quasi gli scarichi, sembrano delle marmitte, praticamente sono le due prolunghe che poi noi possiamo giuntare per rendere il bidone aspiratutto una scopa elettrica grazie a questa bocchetta, che è la bocchetta che io utilizzo di più per la pulizia della baita, che dispone di questi due altri accessori che si possono applicare. Uno è un adattatore con setole, quindi sempre per la pulizia di tappeti, e uno invece con una sorta di spazzola a lavavetri per la pulizia con acqua, quindi utilizzandolo come bidone aspira liquidi. Qui c'è la bocchetta di espulsione dell'aria se lo volessimo utilizzare come soffiatore. Da questa parte abbiamo questa sorta di sede nella quale inserire il bocchettone di aspirazione per riporlo in modo più agevole durante l'utilizzo. Qui questo pulsantone verde a cosa serve? Adesso andremo ad aprire il bidone e vi faccio vedere come è progettato all'interno, perché anche all'interno è molto intelligente. Qui sotto ci sono i filtri, quindi se noi utilizziamo il bidone aspiratutto senza sacchetto, lo vogliamo utilizzare così, libero, ogni tanto sappiamo che con la polvere i filtri si intasano e vanno sbattuti e ripuliti.
questo pulsante serve proprio per fare questo lavoro in modo molto più semplice, quindi si danno 3-4 pressioni, si ripulisce dalla polvere e si può ritornare ad utilizzare il bidone aspiratutto senza alcun problema. Da questo lato abbiamo il pulsante di accensione, start e stop, le due velocità, bassa e media, e la turbo che è super potente. Ovviamente la durata della batteria varierà molto in base alla velocità di utilizzo. Se lo usiamo alla velocità minima durerà molto a lungo, se lo utilizziamo con la modalità turbo durerà molto meno a lungo, ovviamente, perché è estremamente potente. Qui sotto questo coperchio ci sono ulteriori accessori, una bocchetta di riduzione per il tubo di aspirazione, un'altra bocchetta con una sorta di vellutino, utilissima sicuramente per la pulizia, per esempio, dell'auto, e poi una con le setole, sempre utile per la pulizia di tappeti. Poi qui, sempre inserita lateralmente, abbiamo un'altra bocchetta che è quella stretta per la pulizia di dettaglio degli angoli. A me viene sempre in mente la macchina, quindi magari lo sporco che si va a infilare negli angoli della moquette, con questa bocchetta sicuramente riusciremo a pulirlo facilmente. Anche questa progettata in modo intelligente perché ha questo condotto in questa sorta di fibra ottica, penso che sia una vera e propria fibra ottica, e vi spiegherò successivamente a cosa serve quando vi faccio vedere il bocchettone. Il bocchettone per l'appunto si inserisce qua dentro e ci sono questi due pulsanti verdi che per la rimozione vanno schiacciati, altrimenti il bocchettone resta incastrato senza possibilità che si possa sfilare durante l'utilizzo. Altro dettaglio, qui sotto vediamo questo tappo che è il tappo di drenaggio per l'appunto se noi utilizzassimo questo bidone aspiratutto come bidone aspiraliquidi, lo potremo svuotare aprendo questo tappo qui sotto. Altra cosa, insomma, abbiamo anche questi due ganci per fissare il bocchettone. Tutto molto molto intelligente. Vi dicevo per l'appunto prima, parlandovi del bocchettone con la fibra ottica, che questo bidone aspiratutto ha veramente tante cose molto intelligenti, tra le quali questo telecomando. Questo telecomando fa assolutamente la differenza perché ci permette di comandare da remoto il bidone. Lo accendiamo prima qui e poi lo possiamo comandare. Perché dico utilissimo? Perché ovviamente ogni volta che stiamo lì a pulire, vogliamo regolare la velocità, accendere e spegnere il bidone aspiratutto per evitare di consumare batteria, perché ovviamente non essendo collegati a una presa di corrente dobbiamo anche ottimizzare il consumo, quindi mentre lo utilizziamo è assolutamente meglio spegnerlo nei momenti morti in cui non ci serve. Grazie a questo telecomandino ricaricabile tramite presa USB possiamo assolutamente farlo. Vi dicevo il condotto in fibra ottica perché il telecomando ha anche una luce LED che se noi andremo ad attivare, adesso ovviamente c'è la luce del sole, non ce lo fa vedere bene, ma praticamente la luce LED va a illuminare tutto questo condotto che poi ci permette di avere la luce proprio qui davanti per la pulizia degli angoli più nascosti e più bui. Telecomandino davvero molto intelligente, davvero una figata, ve lo posso garantire. Poi qui è presente anche questa bocchetta di sfiato che praticamente a cosa serve? Se
Se noi stiamo aspirando in macchina, per esempio, e il bocchettone resta attaccato, come capita solitamente magari al tappetino dell'auto, e vogliamo sfilarlo senza andare lì e staccare il bocchettone, questo serve proprio a quello scopo lì. Quindi così il bocchettone chiuso, lo apriamo, rende improvvisamente l'aspirazione molto più debole e ci permette di staccare gli oggetti che sono rimasti attaccati al bocchettone. Ecco, aperto il bidone aspiratutto, qui dentro nel mio caso c'è il sacchetto, io l'ho inserito il sacchetto, questo va in base alle nostre preferenze. Ci sono questi due pulsantoni per aprire e chiudere e sfilare la parte superiore che possiamo vedere qui ha questi grandi filtri che sono quelli che vi dicevo. Tramite questo pulsante siamo in grado di ripulire, quindi permettendone anche una migliore manutenzione, quindi una maggiore durata di tutto il sistema filtro, che comunque all'occorrenza può essere sostituito. Vediamo anche che ci sono queste 4 gambe proprio per, insomma, quando lo vogliamo rimuovere abbiamo un appoggio intelligente, quindi senza che si ribalti, resta qui e noi possiamo fare la nostra manutenzione e pulizia interna. Altra cosa interessante, come vi dicevo, bidone aspiraliquidi, qui sotto le zampette ci sono questi puntoni metallici che servono proprio per comprendere quando il livello dell'acqua è arrivato al suo massimo. Quando il livello dell'acqua arriva a sfiorare questi 4 piedini, il bidone aspiratutto smette di funzionare, quindi permettendoci di non rischiare di danneggiarlo. Potenza di aspirazione 187 metri cubi l'ora, capacità del contenitore interno 34 litri, quindi estremamente capiente. Ha queste ruote posteriori più grandi e queste anteriori che hanno il blocco e possono anche ruotare, quindi le ruote anteriori sono sterzanti per poterlo spostare in giro per la nostra casa o il nostro laboratorio. Che dire, a me sembra davvero uno strumento molto intelligente che ho già avuto modo di testare da diversi giorni, con il quale mi sto trovando molto bene. È un prodotto, come tutti i prodotti di EgoPower, di grande qualità, insomma, se già conoscete EgoPower sicuramente non ne resterete delusi. Ma adesso io direi andiamo ad utilizzarlo un po' all'interno della baita, a fare un po' di test di utilizzo, a fare un po' di pulizia interna, vediamo un po' come si comporta, qual è la sua reale potenza. Adesso vi do una dimostrazione pratica un po' aggressiva. Vado a ripulire tutto questo braciere pieno di legna bruciata, di cenere e di tizzoni. Tolgo il suo sacchetto, che è questo qui, per la pulizia interna, che utilizzo per la pulizia interna della baita. E vi faccio vedere l'aspirazione di questa roba, che ovviamente è di dimensione molto variabile. Ecco, così è sicuramente più facile anche comprendere la comodità di avere il telecomando magnetico che si può tenere in tasca, o anche qui io mi trovo bene a tenerlo proprio sul bocchettone di aspirazione. Adesso attivo l'aspiratore con la modalità turbo.
Ecco, considerate che abbiamo certi limiti qua perché, vedete, è tutto ghiacciato, perché fa freddo e tutto quello che c'è qui in giro è tutto tenuto assieme dal ghiaccio, appunto. Ecco, qui abbiamo un tappetino con il quale possiamo sicuramente provare la bocchetta, quella per proprio questo genere di utilizzi. Ecco, vedete, questo è il caso in cui torna utile questa bocchetta, che serve un po' per rallentare la potenza dell'aspirazione, perché cioè, vedete, se lo porta dietro con davvero tanta potenza e l'aspirazione è davvero fortissima. Ora vi faccio vedere un po' di aspirazione aggressiva in questa zona dove ho un cantiere aperto, quindi pieno di polvere, di calcinacci, di robaccia, perché qui devo ancora completare il lavoro. Manca solo l'ultima prova di questo bidone aspiratutto di Ego Power e adesso andiamo a verificare anche questa funzione. Ho riempito un secchio d'acqua da 10 litri, proveremo ad aspirarla tutta alla potenza 2 e vediamo quanto ci mette. Mi avvicino proprio con la fotocamera per farvi vedere in quanto tempo scenderà il livello del secchio. Ovviamente ringrazio nuovamente Ego Power per avermi dato la possibilità di testare questi nuovi prodotti che in questo contesto tornano molto utili e fondamentali, direi quasi vitali per semplificarmi davvero la vita. Vi lascio il link in descrizione del sito di Ego Power. Ogni anno loro presentano sempre nuovi prodotti, sono un brand molto innovativo, quindi c'è sempre qualche novità che buttano fuori sul mercato, quindi date un'occhiata. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Se utilizzate anche voi Ego Power, lasciatemi in descrizione la vostra opinione, cosa ne pensate, e ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti, ciao da Luca, alla prossima.